Ciao ragazzi, qui Marchettino e a quanto pare sì, è iniziata l'invasione degli arabi. Io ragazzi onestamente non ho idea da dove iniziare perché poche volte ho visto una fila così pazzesca di macchine. Voglio dire, qua abbiamo una, due Chiron. Quest'anno a Cannes la situazione è veramente folle. Come voi probabilmente sapete, ogni anno in questo periodo estivo vengono ondate di arabi che portano qua tutte le loro macchine e le mettono sempre qui in bella vista sul lungomare. Beh, che dire, andiamo a farci un giro per Cannes per trovare tutte le macchine che si sono portate dal Medio Oriente. Io di Chiron finora non ne avevo viste per strada e qui ce ne sono ben due incredibili. Devo dire, per strada questa macchina ha una presenza pazzesca, molto minacciosa, cattiva. Tra l'altro, se ci fate caso, queste due Chiron hanno le configurazioni invertite. Carbonio a vista grigio, mentre questa è un bianco perla che sembra quasi grigio con l'altra parte tutta in carbonio a vista. Bellissima. Ovviamente per gli arabi il non plus ultra, il classe G 6x6, che tra l'altro ce n'è uno là in fondo. Probabilmente non ci avete fatto caso, ma ovviamente con due Chiron questo classe G passa molto inosservato, ma questo è il nuovissimo classe G. Penso sia uno dei primissimi consegnati. Pochi cambiamenti estetici, però nel complesso sempre bello il design del classe G. La Croisette di Cannes d'estate si trasforma in una vera e propria passerella di supercar. Non hai bisogno di andare a un motor show per vedere le ultime supercar e hypercar praticamente. Io non ho assolutamente idea di come fai guidare un 6x6 in città, è veramente mastodontico, è come guidare un carro armato, cioè guardate in proporzione sta 620S come piccolina. Guardate anche le gomme del 6x6, praticamente un carro armato in tutto per tutto. Ovviamente qui Aventador come se piovessero, una macchina che ha i suoi anni, però per gli arabi è un'auto sempre molto apprezzata. Ah, tra l'altro questa qui è la nuova Aventador S, molto minacciosa, nera opaca, con il cerchio nero e anche qualche particolare in carbonio. Sì, ovviamente qua dietro un'altra Aventador, però questa è una super veloce. Molto bella azzurra. Anche se devo dire che la scritta SV arancione non mi fa impazzire. Vi voglio affrontare i cerchi perché sono veramente pazzeschi. Agli arabi non piace tenere le macchine tutte di serie. Guardate che design. Questi sono in carbonio vero. Ovviamente qui le rose sono la cosa quotidiana. Ovunque, come se fossero utilitarie. Andando avanti possiamo vedere anche una 911 Singer. Devo dire, auto molto apprezzata dai appassionati, anche incredibile pensare che questa 911 costa più dell'SV Roadster. Pazzesco. Come potete vedere anche tutte queste macchine parcheggiate qui attirano molto l'attenzione dei turisti che si fermano sempre per fare foto. Ovviamente qui un'altra SV Roadster. Ci sono altre macchine più avanti, però adesso passiamo di qua perché sicuramente ci sono altre auto. Eccoci qua, sui 200 metri di distanza sì, ci sono altre macchine ovviamente di arabi. Un'altra SV Roadster. Molto interessante questa Rolls rossa, anche se devo dire che grigia forse il colore è un po' più azzeccato. Qui c'è anche una McLaren 675 LT Spider, bella grigia con i sedili arancioni. Targa cos'è? Ah, è inglese. Strano. Invece qui la nuova Porsche GT2 RS, bellissima, rossa con il pacchetto Weissach.
Anche questo inglese. Beh ragazzi, proseguiamo avanti. Comunque qua all'hotel c'è anche una Rolls Royce Cullinan. La macchina non è ancora in produzione, la stampa non l'ha ancora provata, è una delle primissime. Ovviamente un posto più strategico di questo Rolls Royce non poteva scegliere per metterla in bella mostra, con tutti gli arabi che continuano a entrare e uscire dall'hotel. Ah sì, ovviamente qui c'è un'altra Aventador. Ecco, diciamo che questa 812 Mansory avrei fatto molto volentieri a meno di vederla. Io mi chiedo con che coraggio puoi conciare una Ferrari 812 così. Non ho parole per descrivere il disgusto che provo per questo kit. Ma quanto è tamaro quel signore? Italiano tra l'altro, con un M3 92. Però non male il rumore. Guardate in proporzione un Range Rover quanto è piccolo rispetto a un classe G 6x6. Gli arabi vanno matti per i classe G. Questo è bellissimo. Ragazzi, questa è la mia faccia, volete sapere perché? C'è una terza Chiron nel giro di 100 metri seguita da una Huayra. Devo dire, quest'anno gli arabi qui in Costa Azzurra ci vanno giù pesante. Stupenda questa Huayra, ma vedere una Pagani e una Bugatti Chiron insieme fa un certo effetto. Ovviamente qui un Aventador. Molto carina questa 488 celeste col tetto nero. Ah sì, qua un'altra Aventador. Praticamente le regalano. 300.000 euro di macchina le trovi ovunque. Un altro 488 che casualmente passa. Voi probabilmente non ci fate molto caso, ma qui c'è uno e lì un altro classe G passo corto cabrio. Questa macchina è molto rara. Onestamente il G passo corto cabrio non mi piace. Stiamo parlando di più o meno 200.000 euro di macchina. Ecco qui il secondo. Adesso vi porto a vedere il terzo ultimo hotel dove gli arabi mettono sempre le loro auto. Purtroppo c'è il guardiano, quindi adesso devo nascondere la GoPro e penso che farò un paio di video anti-sgamo col cellulare. Ok ragazzi, sto facendo il video anti-sgamo col telefono e devo dire che intrufolarmi qua ne valsa veramente la pena. 9,18, la quarta Chiron che vedo e una la Ferrari. Ma quanto è bella questa Chiron grigia con la pelle blu dentro, mamma mia. Praticamente io fino ad oggi non avevo ancora visto una Chiron per strada e questa è la quarta che vedo questa mattina. Anche se purtroppo queste macchine non si muovono molto, devono sempre rimanere pulite e luccicanti. Guardate che livello di pulizia e trattamento per tenere questa Chiron sempre parcheggiata e splendente. Allora ragazzi, come potete vedere è sera e qui accanto di solito verso di sera c'è più attività e movimento. Infatti come potete vedere qui sta per passare una Bentley Bentayga modificata da Mansory. Agli arabi piace decisamente sobrio. Come potete vedere purtroppo le Chiron, il 6x6 sono ancora ferme qua. Ah no, una Chiron è andata via. Comunque ci tengo a ricordare che c'è qualcosa di peggio della Bentayga Mansory, tipo la 812 della Mansory. Un classe G 4x4 che passa molto inosservato. Ah, una Maybach, sempre bella quella
Poi abbiamo la Chiron che non si è mossa da oggi. Scordatevi le supercar, le hypercar. Sto qui con la sua 500 spiaggina, secondo me lui è il re della Costa Azzurra, guardate che bella. Non mi nascondo che mi piacerebbe tanto una di queste, il problema è che chiedono veramente tantissimi soldi. Stupenda. Ecco, lui sì che ha parecchio stile. Colori molto sobri, qui un Q7 giallo, un MG GTR verde opaca. E a seguire un Huracan rossa. E dietro un 458, no 488. Oh mio Dio ragazzi, eccola per strada. Wow, che presenza pazzesca, è la prima Chiron che vedo per strada. Ragazzi, come giornata a Cannes direi niente male, devo dire ogni tanto non è male tornare alle origini con un po' di buon vecchio car sport. Incredibile, pazzesca la Chiron. Beh, devo fare anche una piccola riflessione. In Europa abbiamo cose come il circuito del Nürburgring, il passo dello Stelvio, la costiera amalfitana. Vero peccato vedere tutti questi arabi che portano le loro macchine qua in Europa e si limitano a fare prima e seconda qui sul lungomare di Cannes e tenerle parcheggiate tutto il giorno. Vero peccato. In ogni caso, ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione.